Benvenute e benvenuti amiche e amici di Rimedi Divino. Oggi parleremo di telecomando Fiat dell'auto. Tutti ce l'hanno, tutti sanno che nel giro di qualche anno questo telecomandino si andrà a rompere. Oggi andremo ad effettuare una sostituzione del telecomando con pochi spiccioli, fatta in casa con non tantissime difficoltà. Se siete pratici e se seguite il tutorial che vi mostrerò, vedrete, e soprattutto se non aprite le birre col telecomando come ho fatto io, vedrete che vi troverete davvero bene e spenderete davvero pochissimi soldini. Quindi anziché spendere 50-100 euro spendete veramente 10-15 euro. Quindi seguite il mio tutorial e mi raccomando, lasciateci un like e iscrivetevi al canale YouTube Divino Divino. Oggi andremo a risolvere l'annoso problema della chiave Fiat che si consuma con molta facilità e si rompe, si rovina. Vedete, questa è la mia chiave, vedete com'è rovinata, distrutta, non si chiude più bene, rimane un po' aperta. Quindi abbiamo acquistato una chiave da Amazon, come sempre vi metterò il link in descrizione, costa davvero poche decine di euro e l'andremo a sostituire. Quindi una nuova scocca con una nuova chiave, vedete, vecchia, nuova. Cosa andremo a fare? Allora, innanzitutto apriamo la chiave, vedete qui dentro c'è una mascherina da togliere che ormai vedete è quasi andata, quindi con un cacciavite ci aiutiamo nel toglierla. Vedete, questa è la scocca vecchia, non abbiate paura, tanto se si rovina un po' la dovete comunque buttare. Quindi togliamo questa scocca e qui troverete una vite, andremo a smontarla. Dalla mia valigetta degli attrezzi Tech Life veramente completa ho preso un cacciavite a stella con la punta più piccola, andremo a svitare questa vite. Eccola qua. Andremo a estrarre la batteria con un cacciavite fisso con la punta piatta. Quindi la apriamo e la estraiamo, ecco qua, senso inverso. Estraiamo la batteria, visto che vi trovate potete anche sostituirla, Togliamo la batteria. Adesso abbiamo il telecomando nudo e crudo. Ci sono questo è di incastro, non ci sono né viti né nient'altro, ci sono degli incastri da dover togliere, magari forzando un po' con un cacciavite. La posizione in camera non è proprio delle più favorevoli, però ci proverò. Proprio ad incastro, non vi preoccupate di rompere l'incastro perché tanto vi approssimate a sostituire tutto l'apparato. L'unica cosa che vi chiedo di stare attenti è al chip. Ecco qui, ho avuto non poche difficoltà, utilizzando le buone care e vecchie maniere siamo riusciti ad estrarre il microchip. Questa è la chiave vecchia che andremo in qualche maniera a smaltire, ad eliminare, ok? Abbiamo eliminato tutto, prendiamo la nuova chiave, stessa procedura, tiriamo via le mascherine, sono ad incastro. Una e due, come più nuova. Questa è la chiave proprio materialmente per accendere la macchina. Togliamo lo scomparto batteria che andremo presto a sostituire. Qua dentro c'è la propria vitina e come per la chiave andremo a togliere la vite per la vecchia chiave. Viene via abbastanza facilmente. Eccola qua.
poi andremo a forzare l'apertura con l'aiuto del cacciavite, e qui dovete stare molto più attenti perché se lo rompete non si torna più indietro. Ma comunque vedete è anche molto facile, questo è più nuovo, quindi è molto più facile aprirlo. Non vi ho detto una cosa importante, che se volete potete estrarre il logo Fiat e recuperarlo per questa nuova chiave, così non sembrerà una chiave non originale. Montata la chiave col sistema a molla, ne abbiamo approfittato anche per darle una bella pulita, andremo a rimontare il microchip, che è questo qua. C'ha 3 pulsantini, eccoli qua, li andiamo a mettere in corrispondenza. Vedete qua ci sono 3, 1 2 3, c'è comunque una guida, appoggiamo delicatamente, ad incastro andremo a mettere la copertura. A questo punto andremo a testare il meccanismo. Io so già che non funzionerà perfettamente perché la chiave si è storta, perché qualcuno è molto intelligente ci ha aperto 3-4 birre con questa chiave. E allora cosa succede? Che darà lo scatto, vedete, da uno scattino, e dobbiamo accompagnarla. Però l'importante è che non ritorni indietro, perché con l'altra chiave ritornava indietro, quindi magari mentre era in moto la chiave si storceva in questa maniera qua, però non torna indietro, è abbastanza stabile. L'unica cosa è che vedete si apre così e gli diamo lo scatto con la mano, perché purtroppo è proprio il corpo della chiave storto, tant'è vero che con questa chiave qui che è dritta, la chiave finta, andava molto bene, l'avevo testato e funzionava a perfezione. Va bene, questo voi che non avete aperto le birre, per voi non sarà un problema. A questo punto andremo ad inserire le 2 scocche che abbiamo tolto prima, quindi quella posteriore e quella anteriore. Quindi chiudiamola la chiave, andiamo a mettere 1 e 2 perché serviranno a dare stabilità alla chiave, magari qualcosa migliorerà. 2 scocche, eccole qua, vedete la chiave è praticamente nuova, è ritornata a splendere. La batteria che nel frattempo abbiamo sostituito, eccola qua, con un cacciavite premiamo un po' e poi andremo a mettere la vite di chiusura della batteria. Ultimo test sarà vedere se funzionano i pulsanti. Qui chiudiamo. Allora, prova test, vediamo se la luce col sole si vede. Chiusura, apertura, chiusura, vediamo il bagagliaio ed infine bagagliaio. Eccolo qua. È finito il nostro tutorial. Come potete vedere la macchina si è aperta, funziona tutto alla grande. L'unico problema è che il telecomandino si apre un po' così, non si apre più a scatto, ma perché sapevamo di aver fatto un danno appunto aprendo le bottiglie di birra col telecomandino. Come sempre, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale YouTube di Ricette e Rimedi Divini e lasciateci un like qui sotto e un commento qui in basso, e soprattutto i link Amazon li trovate in descrizione per comprare il telecomandino da sostituire. Ciao!